Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! Nel video precedente vi ho mostrato la cotta della Irish Stout che ho trasferito in fusto e carbonato forzatamente. Trascorsi 10 giorni dall'infustamento, l'ho finalmente imbottigliata col mio nuovo sistema in contropressione. Vi parlo un po' di come funziona il sistema di imbottigliamento isobarico in contropressione e vi mostro cosa ho utilizzato e com'è andata questa prima esperienza. Eravamo arrivati al primo assaggio della stout servita alla spina. Se vi siete persi il video della cotta, vi consiglio di andarlo a recuperare. Per imbottigliare una birra già carbonata ci vuole necessariamente un sistema di imbottigliamento isobarico in contropressione, cioè che mette due contenitori a una pressione uguale o simile, perché altrimenti nel passare dal fusto pressurizzato all'ambiente esterno a pressione atmosferica la birra inizierà a produrre la sua normale schiuma. All'interno di una bottiglia questo si traduce in una birra che perde parte della carbonazione e ha tanta schiuma che non permetterà di riempire agevolmente la bottiglia e poi lascerà un gran vuoto all'interno. Con un sistema in contropressione invece, essendo minima la differenza di pressione tra i due contenitori, la birra passerà agevolmente senza produrre troppa schiuma e conservando la sua carbonazione e i suoi aromi. Come attrezzature ci sono tanti sistemi oggi, ognuno ha i suoi pro e contro a livello di tecnica e di prezzo. Io ho scelto un sistema molto pratico e compatto, a buon costo ma anche ben realizzato, è il Counter Pressure Bottle Filler della Kegland. Questo è pensato principalmente per trasferire direttamente dal rubinetto di spillatura che è il Kegland Nuka Tap, ma è possibile anche connetterlo a qualsiasi fusto con il suo raccordo in dotazione. Il Nuka Tap Filler è composto da questo corpo centrale in acciaio, solido e molto compatto, anche troppo, per maneggiarlo meglio volendo si poteva fare un po' più grosso. Abbiamo 4 estremità e un pulsante. A un'estremità abbiamo il tubo telescopico in acciaio che è quello che si allunga e va dentro alla bottiglia permettendo un imbottigliamento dal basso che in molti casi come questo, senza una pompa da vuoto, può essere preferibile. Le altre estremità, come scritto nel corpo stesso, indicano le vie di ingresso e di uscita per la CO2 e la via di ingresso per la birra. L'ingresso della CO2 si attiva premendo il pulsante sulla parte alta, mentre l'uscita si apre tirando questo piretto che ha una molla che lo tiene chiuso. Qui ho fatto una modifica che è stata consigliata da molti, cioè quella di cambiare la molla in dotazione che è un po' lenta e con pressioni più elevate può cedere facilmente. Si può sostituire con una molla più forte come quella presa in prestito da qualsiasi ball lock. Oltre all'ingresso per la birra che si innesta direttamente sul rubinetto Nuka Tap, in dotazione abbiamo anche i raccordi Duo Tight per connettere i tubi EVA Barrier da 8 mm. Oppure un'altra opzione, sempre in dotazione, è quella di connettere tramite questi altri raccordi gli innesti ball lock. In questo modo potete collegare e scollegare la via gas senza dover agire sulla manopola della bombola. Qui potete sentire in azione il pulsante che eroga la CO2. Nel mio caso per l'imbottigliamento non userò il raccordo che si innesta direttamente sul rubinetto, perché avendo una mensola sotto non ho lo spazio necessario, ma anche perché si lavora meglio come vedrete poi appoggiandoci a una superficie solida. Quindi ho connesso il raccordo per il tubo sia sull'attrezzo che sul rubinetto, anche questo già presente in dotazione. Con questo setup sono in grado di imbottigliare senza uscire fuori il fusto dal freezer. Ho connesso il fusto al rubinetto della spina e ho fatto spurgare le prime gocce di birra, essendoci nel tubo anche il sanitizzante con cui ho sciacquato la linea. Ho sanitizzato anche i tappi spruzzando un po' di Chemi-Pro Chip perché questi andranno poi a contatto con la schiuma della birra e si consiglia di farlo. Il funzionamento del sistema in contropressione prevede questi passaggi. Il primo è quello di inserire il tubo telescopico facendo aderire la bottiglia al tappo in silicone. Per avere una buona tenuta bisogna fare un po' di pressione con la mano e tenerlo ben saldo.
Qui la bottiglia va saturata di CO2 schiacciando il pulsante dell'ingresso della CO2. Quando la bottiglia è satura è consigliabile spurgare la CO2 e l'ossigeno che c'era già prima, si tira il piretto e si fa uscire il gas, quindi si riempie nuovamente di CO2. Ogni ciclo di saturazione e desaturazione permette di tirar fuori più ossigeno. C'è chi consiglia almeno 2-3 cicli. Un'alternativa può essere quella di far fluire la CO2 senza tenere la bottiglia in pressione in modo da favorire la risalita di ossigeno e poi mettere in pressione la bottiglia. Dopo aver spurgato l'ossigeno e saturato la bottiglia con CO2 a una pressione pari o leggermente più bassa di quella della birra nel fusto, possiamo avviare il trasferimento della birra. Questo si avvia aprendo semplicemente il rubinetto della spina. Qui in preparazione dell'imbottigliamento ho fatto una modifica. I rubinetti possono funzionare con ritorno automatico se mettete questa molla accessoria oppure senza ritorno, quindi che rimane aperto o chiuso da solo. Per l'imbottigliamento è certamente più comoda l'opzione senza ritorno automatico, quindi apro il flusso e lascio fluire la birra e poi lo chiudo al termine. Mentre la birra entra, la pressione in bottiglia aumenta un po', quindi devo agire in modo lento e controllato sull'uscita della CO2. Più CO2 esce e più veloce sarà il flusso della birra, ma avremo anche produzione di più schiuma. In questa fase sarebbe meglio farne produrre meno possibile. Devo dire che non ho trovato il processo del tutto fluido e automatizzato, bisogna agire spesso sull'uscita della CO2. Quando la birra raggiunge il colmo della bottiglia, stoppo il flusso di birra chiudendo il rubinetto. Qui prima di scollegare la bottiglia che è ancora in pressione devo sfogare il gas tirando il piretto. Adesso l'ultimo passaggio è quello di far schiumare la birra per tappare sulla schiuma che salendo trascina via più ossigeno. Questo si può fare tramite un jetting, cioè un brevissimo getto di CO2, oppure facendo fluire una piccolissima quantità di birra stessa, o anche dando un colpo con la bottiglia su una superficie dura ma con in mezzo qualcosa che attutisce l'urto del vetro col tavolo possibilmente. Appena vediamo la schiuma salire dobbiamo tappare, pulire la bottiglia e via con la successiva. Come vedete conviene lavorare su un vassoio perché cadranno facilmente diverse gocce di birra e schiuma. Non è facilissimo all'inizio capire come riempire al livello giusto e completare con la schiuma. È facile fare diversi livelli di riempimento tra le bottiglie. Rispetto alle birre da rifermentare, da quello che vedo, anche con altri homebrewers, qui si può riempire un po' di più e lasciare meno spazio cuscinetto per la CO2. Più che altro questo cuscinetto serve a compensare lo scambio di gas che si genera con gli sbalzi termici. Un minimo ci vuole sempre. La mia impressione è che se si lascia troppo spazio cuscinetto, pur schiumando è probabile che rimanga qualche particella di ossigeno in più. Trascorsa una settimana ho aperto la prima bottiglia. Schiuma non molto produttiva, anche la trama sembra meno fine, bolle più grosse e minor persistenza. All'aroma e al gusto non mi sembra tanto diversa, ma non sono in grado di definirle identiche al momento. La carbonazione mi sembra che ci sia, anche se ha prodotto meno schiuma nel bicchiere, in bocca sento la stessa carbonazione. Con il tempo cercherò di capire meglio se la birra in bottiglia è riuscita a preservare i suoi aromi più freschi o se soffrirà di ossidazione in modo più percettibile. Il primo imbottigliamento in contropressione è andato. Il Nuka Tap Filler si è comportato abbastanza bene, devo ancora capire meglio come evitare l'eccessiva produzione di schiuma durante le prime fasi di riempimento e qual è il migliore sistema per far schiumare la birra nel collo della bottiglia prima di tapparla. Ho provato tutti e tre i metodi. Il jetting con la CO2 non è così facile, basta qualche frazione di secondo in più e rischiate di far uscire tanta birra fuori. Invece ho notato che si riesce meglio facendo una rapida iniezione di birra, aprendo e chiudendo velocemente il rubinetto della spina. E infine il metodo del colpo sul tavolo nel fondo della bottiglia.
Questo in realtà non l'ho trovato sempre efficace, a volte anche dando più colpi non si riesce a far formare una grande quantità di schiuma e se questa non salirà abbastanza da venire a contatto col tappo rimarrà un piccolo vuoto che sarà occupato principalmente da aria con ossigeno. Sono curioso di conoscere anche il vostro parere a riguardo, se volete scrivetemi qui sotto nei commenti quale metodo preferite e perché. Ho riempito in tutto 34 bottiglie in quasi 2 ore, sono circa 3 minuti a bottiglia. È chiaro che è un sistema molto più lento rispetto al riempimento tradizionale con sifone e asta da travaso, e a voler fare le cose per bene sarei dovuto essere ancora un po' più lento. Però di contro non ho dovuto preparare la soluzione di priming con acqua, zucchero e lievito da rifermentazione, quindi non ho avuto la necessità di dover riempire le bottiglie nel minor tempo possibile per evitare che la soluzione di priming cominciasse a fermentare prematuramente. Inoltre la birra esce dal fusto progressivamente senza che questo si riempia di ossigeno, come avviene invece con l'imbottigliamento tradizionale dove siamo costretti ad aprire il nostro fermentatore e quindi a permettere il contatto con l'ossigeno esterno. E se l'imbottigliamento si prolunga troppo a lungo, certamente un tempo di contatto maggiore può esporre la birra a maggiori danni. In questo batch inoltre non ho imbottigliato tutti e 23 i litri della cotta, ma ho fatto 2 fusti da 4 litri e ho imbottigliato il resto. Il piacere della birra a carbonazione forzata è anche e soprattutto il servizio direttamente alla spina. Volendo avrei potuto fare anche molte meno bottiglie, principalmente mi serviranno per i concorsi e qualcuna per poterla anche regalare e distribuire tra amici. Ne ho volute imbottigliare di più anche per poter seguire bene l'evoluzione di questa birra nel tempo. Essendo la mia prima cotta con imbottigliamento in contropressione, vorrei seguirla anche in un arco di tempo di 12 mesi e vedere se si conserva meglio o meno. Con questo ho concluso il video di oggi. Se avete dei suggerimenti da darmi sui vari passaggi, attrezzature che avete visto, accorgimenti o migliorie varie, scrivetele qui sotto nei commenti. Per me è la prima volta con questo sistema e posso imparare tantissimo da molti di voi che già lo adoperano. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, dei punti di hype e iscrivervi al canale attivando le notifiche se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.